すっごいバナナの山ですね。 Settimana del potassio, in cui Miyamoto ha sfogato tutta la sua vena creativa nella progettazione del parco a tema dedicato a Donkey Kong. Ma prima di procedere all'analisi potete supportare la serie con barili di banane. Prima di immergerci nell'analisi del parco a tema dedicato a Donkey Kong, è fondamentale parlare delle recenti comunicazioni di Nintendo riguardo le uscite dei suoi prossimi film. Per il 2026 è atteso il sequel del film di Super Mario, uscito 3 anni prima nel 2023. Invece, per quanto riguarda il film di Zelda, la data di uscita è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, sappiamo che sarà lanciato entro questo decennio, lasciando supporre che vedrà la luce nel 2028 o al più tardi nel 2029. Questa strategia evidenzia la volontà di Nintendo di continuare a investire nel settore cinematografico, mantenendo alta l'attenzione dei fan e generando aspettative elevate per le loro amate serie. Recentemente Stardew Valley ha vissuto una situazione molto particolare. L'ultimo aggiornamento infatti ha compromesso il funzionamento di diverse mod. Sorprendentemente l'autore del gioco, pur non essendo obbligato a farlo, ha offerto le sue scuse agli utenti e ha assicurato che sta lavorando per risolvere il problema. E si prevede che una patch correttiva sarà presto rilasciata per ripristinare il corretto funzionamento del gioco e delle mod, che dimostra la dedizione dell'autore nel mantenere un'esperienza di gioco ottimale per tutti i fan. Per celebrare il recente lancio di Fraternauti alla carica è stato annunciato su Super Mario Run un evento a tema durante il quale i giocatori avranno l'opportunità di completare diverse missioni e come ricompensa potranno ottenere oggetti speciali ispirati all'ultimo capitolo di Mario e Luigi. E questi nuovi contenuti arricchiranno l'esperienza di gioco, permettendo di decorare il Regno dei Funghi con accessori a tema con l'ultimo capitolo della celebre saga di giochi di ruolo. Monolith Soft ha recentemente pubblicato un post sul social media X che sembra rimarcare il suo intento di consolidare nonché di ampliare la propria base di utenti. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso la pubblicazione più frequente di contenuti riguardanti la software house. A tal proposito la comunicazione è stata accompagnata da una splendida foto con le 3 action figure di Pyra, Mitra e Cosmos. L'iniziativa mira a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, aumentando la visibilità del mondo di Monolith nell'ampio panorama videoludico. Il recente Nintendo Direct dedicato al parco tematico di Donkey Kong ha svelato delle vere e proprie perle di genialità. Nulla è stato lasciato a caso, con un'attenzione ai dettagli e una cura che hanno dell'incredibile. E queste non sono solo le parole di un fan accanito della serie, ma un'osservazione obiettiva. Ogni elemento del parco è stato pensato e disposto con grande intelligenza. La prima chicca si presenta ancora prima di entrare, dove il passaggio dai blocchi di Super Mario alle rocce di Donkey Kong è graduale, accompagnato anche da una variazione musicale e un cambio di tono per adattarsi alla nuova area. All'interno del parco sono stati anche replicati 2 simboli iconici della serie, la casa sull'albero di Donkey Kong e la scintillante piramide dorata. E un'attrazione particolarmente affascinante è quella basata sulle conga, dove i visitatori devono mantenere il ritmo musicale, e al completamento di questo minigioco appare Rambi, il fedele compagno di avventure dello scimmione. Ma forse l'idea più geniale di tutte è l'integrazione del concetto di completismo del gioco all'interno del parco. Proprio come nei distintivi livelli, gli utenti devono raccogliere le 4 lettere di Kong con un'intelligente integrazione all'interno dell'app per smartphone. Nintendo è riuscita a fondere perfettamente videogiochi, mondo mobile, aspetto ludico e parchi a tema in un'unica attrazione di una potenza creativa straordinaria. E come se non bastasse, il parco ne sublima anche l'aspetto culinario legato al gioco, con pietanze a base del frutto preferito di Donkey Kong, le banane. Ma questa è solo metà di ciò che offre il parco. È presente anche lo scimmione in persona travestito che accoglie i visitatori, l'aereo di Funky che vende gadget a tema e l'attrazione principale delle montagne russe declinate nel suo universo. E riguardo quest'ultime emergono dettagli sorprendenti come l'icona di Donkey Kong sul terreno che conduce alla zona, pitture rupestri che raccontano una lore estesa a quella del gioco e l'immancabile presenza di Cranky e Pagal. Il vero spettacolo, come detto, è costituito dalle montagne russe, che sono state trasformate in dei carrelli da miniera, richiamando i livelli più iconici del gioco. Anche se Miyamoto non l'ha mostrata nella sua interezza, manca poco per scoprirlo, poiché l'apertura è prevista per il prossimo 11 dicembre.
Si conclude qui il notiziario quasi monotematico di questa settimana. Sono in arrivo nei prossimi giorni ancora tanti contenuti dedicati a Mario e Luigi, fraternauti alla carica. Se volete rimanere sempre aggiornati sul rilascio dei prossimi video, potete seguirmi su tutti i miei social con i link che trovate in descrizione. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!